Oggi siamo in giro perché ho in mente di cambiare un po' di cose e prima di cambiare un po' di cose bisogna comprarle. Niente di sconvolgente in realtà, però da un po' avevo in mente di fare dei cambiamenti nella nostra stanza degli orologi e quindi sto andando a cercare qualcosina da inserire nel nostro set. Scrivania d'avvocato. Tavoli, no. Questa? Legno scuro. 80 euro, facili. Questa non è male. Benvenuti in una nuova puntata di Talk qui nella nostra stanza degli orologi sulla nostra nuova scrivania. Di sicuro sarò più comodo, abbiamo il nostro computer e oggi in particolare voglio parlarvi di quotazioni di orologi. Lo abbiamo fatto più volte, è uno degli aspetti del collezionismo degli orologi. Credo che sia assolutamente normale valutare e dedicarsi anche a questo, soprattutto quando si spendono molti soldi per un orologio in particolare. E assieme al nostro partner ufficiale wewatches.com oggi voglio assieme a voi andare a valutare quello che è stato l'andamento delle referenze vintage e sportive, ma soprattutto lo voglio fare live assieme in maniera tale da fare una vera e propria reaction a quello che è stato il mercato degli orologi negli ultimi tempi e nei commenti mi direte la vostra. Lo facciamo come al solito tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Come sappiamo il mercato degli orologi è stato davvero molto particolare nel 2022, si sono visti degli sbalzi di referenze, soprattutto Rolex, soprattutto moderne, davvero mostruosi, qualcosa anche difficilmente comprensibile e che all'inizio del 2022 ha anche visto una fortissima compressione. E un po' tutti ci siamo domandati se questo andamento di mercato al ribasso a partire da marzo 2022 abbia poi effettivamente interessato anche le referenze vintage. WeWatches ci viene in aiuto perché è un sito del tutto gratuito, l'iscrizione è gratuita, insomma, senza alcun costo, e ci mette a disposizione l'andamento di mercato di tantissimi orologi, da Rolex moderni e vintage a Audemars Piguet, Tudor, eccetera eccetera, oltre all'andamento di mercato ci consente anche di leggere un po' la storia di queste referenze anche da un punto di vista proprio tecnico, quindi è molto utile, è gratuito. wewatches.com, se siete interessati, se siete curiosi, andatevelo a guardare. E wewatches.com ci viene in aiuto proprio per andare a valutare quelle che sono state le referenze più hot degli ultimi tempi. Allora, siamo su WeWatches, selezioniamo la lingua italiana e poi andiamo a vedere le metrics, ovvero quello che è l'andamento di mercato appunto delle varie referenze. Allora, la prima referenza che appare e che ritengo anche molto interessante perché forse è una di quelle che più ha subito una ascesa incredibile per poi perdere tutta quella che era stata la rivalutazione di questi mesi, ovvero mi riferisco al Submariner 116-610 LV, il cosiddetto Hulk, oppure come direbbe qualcuno Hulk. Allora, eccolo qui. Ecco qui, qua si vede insomma chiaramente, guardate, dal 2019-2020 iniziava la salita, però poi aprile, giugno, luglio 2021 e poi è arrivato praticamente fino a 33.700 euro a inizi 2022, quando poi da aprile ha cominciato a perdere il suo valore e naturalmente ad oggi è sceso di tantissimo. Peraltro il sito di WeWatches sarà aggiornato tra pochissimi giorni con le nuove quotazioni di febbraio e sono sicuro che vedremo ancora una discesa netta, anche perché ad oggi tra quelli che sono gli annunci che più o meno si vedono tra privati e reseller siamo attorno ai 22-23 mila euro, forse anche qualcosa di meno.
Ecco, questo insomma è un orologio che mi interessava, che volevo vedere insieme a voi, però tornando alle nostre metriche, potrebbe essere curioso andare a vedere quella che invece è stata la rivalutazione del suo fratello più anziano, di suo nonno, insomma, del Kermit. Eccolo qui, il Kermit, il 16610 LV, in pratica è il primo sub con ghiera verde, così come per esempio spiega anche WeWatches proprio nella scheda tecnica dell'orologio, e che fu presentato per il 50° anniversario del Submariner di Rolex. Ecco, come potete vedere il grafico è molto più stabile, è un grafico possiamo dire più sano, un grafico che non ha visto dei rialzi e poi delle discese disastrose come per l'Hulk, ma soprattutto come i Rolex moderni. Tant'è che questo in particolare stiamo vedendo una serie Y del 2003, quindi un Fat 4, però possiamo anche metterci una comparazione con il Mark I, ma anche dal Mark II al Mark IX, cioè i vari quadranti e le varie edizioni che sono state realizzate di questo orologio. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche in alcuni video qui su TOC. Come potete vedere, per esempio prendendo la linea rossa del grafico relativo a Mark II fino a Mark IX, e quindi questa qui rossa, vedete nello stesso periodo, quindi ad esempio attorno a metà 2021 eravamo a 16.700 euro, per poi arrivare a inizio 2022 con un rialzo però del tutto fisiologico di circa 3.000 euro di questa referenza, sempre il pallino rosso, che ha molto più senso soprattutto nel mondo del vintage, e che in ogni caso anche in questi mesi, sebbene si sia ridimensionato un pochino, mantiene comunque il suo valore collezionistico. Ma perché mantiene il valore? Semplicemente perché è un orologio da collezione, è un orologio fuori produzione. Di questi orologi, degli orologi vintage, adesso ci andiamo a vedere anche dei veri vintage, ciò che si deve tenere presente non è tanto la speculazione o quello che vogliono i collezionisti andando da concessionario perché vogliono comprare i Rolex moderni che i concessionari non ti danno mai, insomma quella corsa alla speculazione tutta tipicamente Rolex. Qui il valore collezionistico lo fa la rarità di un determinato orologio. Per esempio, noi andiamo a prendere il Submariner 1680 scritta rossa, così come anche descritto da WeWatches.com. Qui è molto più difficile catalogare il vintage, questo va detto, è molto difficile pensare di fare un grafico abbastanza preciso di quello che può essere l'andamento di un vintage di questo tipo, per un motivo principale. Tantissimo la fa la condizione dell'orologio, il suo corredo, il tipo di quadrante, il mark del quadrante e anche le condizioni del quadrante, se ha preso o meno umidità, se i pallettoni insieme alle sfere, come potete vedere, sono virati, non sono virati, sono rovinati. Insomma, anche in questo caso sicuramente WeWatches farà anche questo tipo di catalogazione su vintage di questo tipo. È possibile andare a vedere qual è l'andamento. Allora, innanzitutto potete vedere l'ultimo listino calcolato da WeWatches, 585 euro al cambio attuale, una cosa spaventosa. Andamento di questo orologio io ritengo, per un corredato, quindi un orologio in buone condizioni, scatola e garanzia, siamo attorno ai 37, io dico anche ai 40.000 euro, ed è un andamento che rispetto per esempio a quello che è un classico Submariner moderno di Rolex, andiamo a prendere proprio l'ultimo, il 126-610 LN, rispetto al primo Submariner con data, il 1680 scritta rossa, forse uno dei sub più amati, più ricercati da parte dei collezionisti, qui abbiamo un andamento che invece non ha senso, perché questo moderno è un orologio che non può giocarsela sulla rarità, sulle condizioni, anche perché poi praticamente tutti quelli che abbiamo visto in commercio negli scambi tra privati e reseller sono quasi sempre nuovi, NOS, addirittura pellicolati, quindi il suo andamento di mercato è frutto soltanto di speculazione.
Anche qui, per esempio, possiamo vedere che a novembre 2021 il suo ultimo listino era di 10.000 euro, andamento di mercato 15.100 euro per arrivare sopra i 18.000 euro, quasi 19.000 euro a marzo 2022, me lo ricordo bene questo periodo, e poi oggi è sceso ancora di più, siamo attorno ai 14.000 euro, sicuramente con gli aggiornamenti del sito da parte di wewatches.com secondo me lo troveremo attorno ai 12.000 euro, che è anche il prezzo molto vicino al listino, perché il listino, come sapete, è aumentato e anche specularci per fortuna diventa sempre più difficile. E poi un altro grande classico di Rolex, tornando alle nostre metriche, naturalmente GMT. E allora GMT io vorrei vedere assieme a voi prima il vintage e poi il moderno. Lo andiamo a cercare tra le varie referenze, Tudor o Audemars Piguet. Allora no, andiamo a cercare GMT Master, vediamo i risultati che ci restituisce WeWatches. Allora, io andrei a prendere proprio un 16750, che ho quello che ho io in collezione, pallettoni, quindi in pratica l'ultimissimo GMT Master pallettoni vetroplastica prima di arrivare al bicchierini vetroplastica, sempre referenza 16750, e poi Zaffiro 16700. Anche in questo caso, come potete vedere, come è sempre stato per i vintage e anche per i vintage Rolex, è un grafico sano, è un orologio che piace nel mondo del collezionismo, che è sempre più raro trovare in buone condizioni, magari corredato, è sempre insomma più difficile avere. E proprio per questo motivo, e non perché non ve lo danno i concessionari, ma perché ha davvero valore collezionistico, è un orologio che continua a piacere e continua a salire di quotazioni. Allora, come potete vedere, a novembre 2021, poi inizio 2022, eravamo attorno ai 16.800 euro, una leggera flessione, ma ancora oggi continua a salire attorno ai 18.000 euro, che è effettivamente quello che ho riscontrato io poi nel mercato dell'usato. Completamente diverso invece di sicuro per il nostro GMT moderno, senza andare a vedere il 6542 che insomma ha un valore completamente diverso, magari lo vedremo in qualche prossima puntata. Andiamo invece a vedere, come dicevo, un GMT moderno, quindi cerchiamo GMT Master e vediamo un po' che cosa è successo invece all'andamento di mercato di quelli che sono stati forse gli orologi più ambiti tra i moderni, ma che poi bisogna necessariamente ammettere è stato tutto un fuoco di paglia, è stato un po' una corsa al moderno, una corsa all'acquisto, anche nella speranza insomma di accaparrarsi un orologio che sembrava fosse impossibile avere da concessionario, ma che poi, ecco qui, come potete vedere dal grafico, arrivato a inizi metà 2022 attorno ai 30.000 euro, ma ricordo che era arrivato tranquillamente anche abbondantemente sopra i 30.000 euro, 32-33.000 euro, c'è stata una caduta verticale attorno ai 24.000 euro agosto 2022, ma continua a scendere, siamo a 20.000 euro. Devo anche dire che ne ho visti recentemente attorno ai 18.000 euro, e infatti con l'aggiornamento di WeWatches.com sapremo come è effettivamente andata. Insomma, questo breve video, questa comparazione che volevo fare insieme a voi, un po' per vedere che cosa è successo ai moderni, ma anche per capire qual è la differenza che effettivamente sussiste tra moderno e vintage, per un motivo molto particolare, come dicevamo prima, e cioè la rarità di determinate referenze vintage e anche le loro condizioni, così come il loro corredo da un punto di vista proprio del valore collezionistico, va a determinare l'andamento di mercato, che è completamente slegato invece da quello che è l'andamento di una referenza moderna, che è molto soggetta all'umore degli speculatori o anche degli appassionati che magari corrono da reseller, e a me è capitato più volte, lo sapete benissimo, perché magari aspettano da anni quella referenza moderna. Io personalmente pensavo di non poter mai più avere
un GMT ceramica, e allora non rimaneva che rivolgersi appunto al mercato dell'usato, al mercato dei privati e dei reseller, salvo poi però vedere sparire gran parte degli speculatori e con loro veder crollare il mercato dei moderni. Che cosa ci insegna questa storia? Che gli orologi, come dico in realtà da 2 anni, si acquistano senza rischiare soldi, ma soprattutto si acquistano per passione, perché poi l'orologio va messo al polso e il bello è usarlo e goderselo, insomma. La speculazione in particolare la lascerei ad altri. Ora fatemi sapere che cosa ne pensate, parliamone assieme nei commenti, fatemi anche sapere se vi piace questa bellissima nuova scrivania. Io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa puntata qui su TOC, nella nostra stanza degli orologi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!